Monaco 2025, Audio Group Denmark presenta le Borensen M2. Pensate, una coppia di speaker da appena 200.000 euro. Euro più, euro meno. Avete capito bene, 200.000 euro. Hanno fatto bene, hanno fatto male, hanno esagerato? Oppure dietro ci sono delle tecnologie così evolute e una filosofia di costruzione così importante da giustificare questo range? Ho pensato bene di chiederlo direttamente agli interessati, Lars Christensen e Michael Borensen, i fondatori di questo incredibile gruppo. Per cui state comodi, io vi porto adesso nel dietro le quinte del Monaco End, dove appunto abbiamo intervistato i due fondatori. Incominciamo subito. Ma che cos'è Audio Group Denmark? È un insieme di 4 brand che definirei assolutamente high-end, importantissimi, che stanno ridisegnando, ridefinendo veramente gli standard in questo mondo, nel mondo hi-fi e nel mondo high-end. In questo gruppo troviamo brand del calibro di Borensen, appunto speaker ad altissimo livello, veramente ci spingiamo forse fino ai limiti oggi. Troviamo Access, un gruppo di elettroniche e diffusori più accessibili, per cui vuole portarsi a casa un livello notevole, ma diciamo su una fascia appunto più abbordabile. Troviamo Ansuz, un gruppo di un insieme di cavi e dispositivi per l'alimentazione, per curare al meglio le nostre elettroniche, e troviamo Avi, che è un brand di elettroniche di altissimo livello, che sono poi quelle che si abbinano appunto ai diffusori Borensen solitamente. Quindi una gamma completa di prodotti che appunto con l'aspirazione di essere uno dei nuovi punti di riferimento top. Ecco, Lars Christensen ci fa intendere bene quali sono le intenzioni. Michael Borensen, we are the founders and owners of the Audio Group Denmark. This company, the Ansys company, where we make the cables, the power distribution bars and so on, the switches, we made the decision to be among the best. We want to be Formula One. And there was a pretty intelligent guy, his name was Albert Einstein, and he said in life and also in business there's 4 criteria to get successful. The first one is curiosity, to think outside the box. The second is passion. The third is playing, and 4 is failing. But you know, when you want to be among the best, there's a borderline where you have the voodoo land to one side and you have the science to the other side. And if you're not moving that borderline into the voodoo land, you're not moving anywhere. Ecco, avete sentito la Formula 1. Questo gruppo, questo insieme di persone non si pone limiti, vuole spingersi sempre più oltre, esattamente come si fa in Formula 1, dettando poi assolutamente nuovi standard. Bene, ma facciamo un passino indietro, appunto, vediamo da dove è nato, chi sono questi personaggi, da dove è nato questo insieme di idee prima che di prodotti. Bene, sia Lars che Borensen hanno un'esperienza più che trentennale, che credo assolutamente nel mondo hi-fi, hanno già lavorato insieme nell'azienda abbastanza già importantissima che è Raido, dal quale si sono poi distaccati e, come dicono loro, come raccontano loro, davanti a un hot dog bar hanno lanciato l'idea di un nuovo gruppo, insomma una nuova insieme di brand tutto loro, dove non si ponevano limiti in termini di prezzo. 2 storie diverse, ma che si incrociano con la stessa filosofia e la stessa passione per nuove scoperte, la stessa curiosità, lo stesso amore sia per la musica che per l'hi-fi. Ecco, mentre Lars è cresciuto a contatto col pubblico, infatti ha lavorato in negozio, il padre stesso aveva un importante negozio di hi-fi, per poi approdare addirittura ad un'azienda importantissima come Nordost. Ecco, invece Michael è cresciuto diciamo muovendo un po' più le mani e costruendo e giocando proprio con altoparlanti ed elettroniche. Do everything yourself. I grew up in a place where I had a workshop, so I know how to work machines, and by accident my father buy into after a fire from the insurance company, he buy a lot of speaker drivers. So he actually had a small company making speakers. So he built a cabinet, and then there was a guy from Copenhagen who put together the speakers with filters and everything, and then they sold off all the drivers they buy from the insurance company as finished speakers. But that meant that was always a cabinet for me with speaker drivers. So all through school, I've been working machines, making cabinets, building speakers together with these drivers
from Scanspeak. Nel 2021 in questo Dream Team si unisce anche una terza personalità molto importante che è Flemming Rasmussen, fondatore di Gryphon, quindi una leggenda, un brand leggenda e un progettista veramente importante. Ecco, questo è il Dream Team che porta avanti questo enorme gruppo, questo importantissimo gruppo high-end oggi. Ecco, avendo a che fare con questo gruppo negli ultimi anni, insomma negli ultimi tempi, quello che mi ha incuriosito particolarmente è la velocità con il quale sono cresciuti e col quale corrono. Ecco, perché è stato a Monaco, si sarà reso conto, avevano un intero corridoio di fiera con tutti gli stand, praticamente tutti i prodotti, e quindi veramente stanno investendo parecchio in una crescita notevole. E come accennavamo prima, senza ogni prodotto, ogni nuovo progetto non ha non si pone limiti in termini di budget. Loro cercano veramente la soluzione migliore ai budget, ai prezzi, ci guardano dopo. Ecco, per cui mi ha incuriosito, ho chiesto proprio a Lars da dove deriva questa energia, questa spinta. Dominated by American companies. And if you're going to have, we have to shine. We have to be even better. That's the only chance. Okay. Like zirconium, like hafnium, like titanium, like silver, like gold, because all these materials, any material you use, anywhere you hear it. Okay. Bene, addentriamoci nel progetto M2. Volevamo capire insieme a Lars e a Michael quali sono le tecnologie appunto nascoste dietro questo incredibile progetto. Benissimo, la prima delucidazione, insomma la prima cosa che ci hanno raccontato è l'utilizzo di un brevetto esclusivo. Like we introduced the M2 here to the world first time on a show, but the M2 is a speaker in a line. But we asked ourselves, what if we could, then why not try? So with the M series of speakers, we just do the best we can everywhere. So we have baskets made from zirconium. We have a magnet system with not only sterling silver, but pure silver, 9/7 silver in the rings. And so we really push the envelope of what's possible without looking at the money. Truly different and unique. So something may look a little bit the same, but everything is quite different from what we did at Rido. And before we even started to make a project, we gave a patent application for a magnet system that has no iron. So we have a very different magnet system to any other speaker manufacturer in the world. And we do build the speakers in-house and we build the drivers in-house. So that's where we are significantly different from most. What's unique about our magnet system is that it has no iron parts. Instead, the pole pieces are made from solid copper or solid silver. So making our own drivers and having this patent on the magnet system really created the foundation to build the speakers. Bene, come avete sentito, quindi l'utilizzo di magneti senza ferro, senza materiali ferromagnetici. Ecco, normalmente il ferro nei diffusori tradizionali viene usato per concentrare il flusso magnetico all'interno della bobina, ma questo introduce distorsioni e limiti dinamici, quindi se andiamo su di corrente, di calore, insomma, questi materiali iniziano a creare proprio distorsioni e quindi rumore di fondo. Ecco, nel mondo Borensen questo elemento è stato proprio eliminato. Parliamo anche di 10 volte, questo risulta dai loro test, 10 volte più stabili rispetto a materiali appunto con all'interno ferro. E, bene, ecco, questo è il primo elemento che caratterizza questo tipo di diffusore. Tenete conto, lo vedremo anche nel secondo elemento chiave, lo zirconio, quindi questo metallo rarissimo, molto importante e molto costoso, che però è in grado di donare maggiore smorzamento, quindi la caratteristica di rigidità lo rende molto più stabile. The driver for maybe 50 euros. But if you look at our basket, it costing more than 1,000 euros. If you look at our pure silver, half a kilo of that 7/9 silver. When you make something bespoke, something very special in a very small quantity, it just costs money. It's the same if you go to a famous Swiss watchmaker and have him make you a watch.
Un altro elemento molto affascinante che invece vi aggiungo io è il trattamento criogenico delle parti metalliche, ossia tutte le parti metalliche in gioco vengono appunto vengono trattate in modo criogenico, ossia per 72 ore vengono portate a meno 196 gradi, quindi sotto lo zero. Questo ricristallizza la struttura molecolare di questi oggetti, di questi materiali, di queste parti, aumentando la conduttività di questi materiali del 6-8%. Questi sono i dati che ci mette davanti appunto il mondo Borensen. Ecco, quindi veramente tecnologie incredibili. Ovviamente ce ne sono altre, sono tanti segreti. Ecco, però quello che ci affascina veramente è il pensare che ci sia un gruppo di persone che ha come unica ossessione quella di creare nuove tecnologie e portare l'asticella molto più in alto. Ecco, Lars ci dice proprio 2 parole su questo tema. In a big way, where we think a big part of our industry have not moved anywhere for quite a few years. Do the better speakers today, better talking? Yeah, but it's not in the same scale as when you're talking about these babies or flat screens or whatever. They're moving. I mean, a mobile phone is outdated within a year, and some products out there have been on the market for 10-15 years and not moving anywhere. So we push the envelope. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente negli ultimi anni è vedere l'evoluzione proprio dei brand danesi, che sono passati da diffusori, se vogliamo, un po' più facili, più ruffiani, quindi erano molto votati a musica classica, camera, jazz, a creare diffusori veramente dinamici. Parlo di veramente molti brand ormai hanno questa impostazione, diffusori dinamici in grado di generare qualsiasi tema musicale, qualsiasi brano, insomma si sono veramente resi elastici nel tempo. Ecco, uno dei motivi, o comunque una delle caratteristiche per fare questo, ce lo spiega proprio Lars. That the treble, the mid-range and bass hit your ear at the same time. And for that you need speed, lightning fast drivers. So and that's why in most of our speakers we are using 4.5-inch drivers. When you take bigger drivers like a 12 or 18 inches, they are wobbling when it comes to a transient. They play like this the whole time, move in and out. And that means a big part of the membrane area is not used. And even worse, the timer line is really fucked up. Local university have measured bigger drives, how they're breaking up. And the funny thing, the only part of a 15 inches which actually perform the bass correct is actually around 4.5-5 inches. When you have a transient in a dome tweeter, they have around 40 to 50 times more moving mass than we have. Velocità è il segreto in effetti per avere oggi dei diffusori in grado di stare dietro ai transienti che tutti i generi musicali moderni oggi ci offrono, quindi non possiamo più avere un diffusore per un singolo genere musicale. Vogliamo, da quando esiste il mondo della musica liquida, vogliamo poterci godere veramente di tutto, passare da un genere all'altro. Bene, quando ho a che fare con questi personaggi ovviamente sono curioso anche delle loro vite, di cosa ascoltano, di quali sono le loro abitudini al di fuori ovviamente della parte tecnica, per cui ci siamo fatti raccontare un po' appunto cosa gli piace e soprattutto quali sono le loro abitudini di ascolto principali. Questo è molto importante perché appunto devono poter andare a sviluppare sistemi che poi ascoltano loro stessi, come proprio ci racconta sempre Michael. It's also for me practical because, to be frank and to be honest, we create products that we want ourselves. Yeah, so not everyone wants to have a big box standing, and it's not always about making things bigger and more brutal. Sometimes it's better to refine more and make it more delicate and make it more have more refined products. Normal day is streaming, but if I want to enjoy a nice Italian bottle of Amarone, okay. I put on the vinyl at the same time. Oh yeah, no problem. But the thing is, I don't have any preferred taste, but often when I put on the vinyl, I play my old records.
so I know exactly that scratch was made for that party. So it's sort of like, I think for me vinyl is like slow food. Ecco, bene, questa è la loro filosofia più autentica, quindi creare diffusori che non siano solo strumenti tecnici, ma oggetti reali, vivibili e desiderabili da loro stessi. Questo è molto importante. Per cui uniscono prestazioni assolute con però dimensioni proprio fisiche, umane, e pensando a sistemi che appunto chiunque vorrebbe portarsi a casa. Bene, una filosofia chiara. Per cui sono sicurissimo che Audio Group Denmark lo vedremo ancora nei prossimi anni e ovviamente a un livello sempre più elevato, e quindi sicuramente lo troveremo a ridefinire ulteriormente i nuovi standard. Bene, noi avremo la fortuna di averlo in fiera al Gran Galà dell'Hi-Fi a Milano a ottobre, per cui iniziate a prenotare i vostri appuntamenti, perché vi faremo ascoltare proprio il mondo Audio Group Denmark. Bene, per oggi io vi saluto, grazie di essere stati con noi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, a prestissimo. So I salute all the Italian customers. It's nice. Thank you. Thank you very much. You're very welcome. Yeah. Sorry. Yeah. Really fast. No. I thought you were already in love with the M6.